quali sono i 5 errori più comuni commessi dagli stranieri con il verbo succedere. Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video ci occuperemo di un verbo molto comune nella lingua italiana, il verbo succedere. Succedere significa avvenire, accadere, verificarsi. Anche se è sicuramente uno dei primi verbi che si imparano, non smette mai di creare confusione, mal di testa e qualche errore. E cercheremo di capire perché si tratta di errori, così che non li commettiate mai più. Pronti? Successo o succeduto? Moltissimi stranieri sbagliano il participio passato del verbo succedere. Partendo dall'infinito, infatti, si tende a pensare che il participio passato di succedere sia succeduto, ma in realtà non è così. Il verbo succedere ha un participio passato irregolare, successo. Ecco degli esempi. Non mi avevi detto di aver cambiato casa? Quando è successo? Perché mi hai chiamato la notte scorsa? Cos'era successo di tanto grave? Cosa è successo? Oh no, è successo di nuovo, non è vero? Di nuovo non puoi accedere a un sito straniero perché le georestrizioni te lo impediscono. Ma non temere, non è finita come credi. Puoi ancora avere successo, grazie a NordVPN, lo sponsor di questo video. NordVPN è quello strumento che ti permette infatti di superare le georestrizioni e accedere a contenuti in lingua straniera da qualsiasi parte del mondo. Dopo aver scaricato il programma, potrai selezionare il paese in cui vorresti virtualmente trovarti e cominciare a navigare esplorando tutti i contenuti di quel paese. Figo, no? È molto facile, ma anche estremamente sicuro. Con NordVPN, infatti, proteggerai anche il tuo dispositivo da minacce esterne come virus, malware, spyware e simili. Clicca sul link in descrizione per provare NordVPN. È molto conveniente. Inoltre, inserendo il codice coupon LERNAMO, riceverai la migliore offerta disponibile al momento, che di solito include qualche mese gratuito e uno sconto sul prezzo. Quindi non devi preoccuparti se stai vedendo questo video in ritardo. Il successo è comunque garantito. Cosa stai aspettando? Sai che il miglior modo di imparare una lingua straniera è immergersi completamente in quella lingua e cultura in tutti i momenti della propria vita quotidiana? Prova NordVPN. Il link è in descrizione. Attenzione però, non è finita qui. Succeduto non è interamente sbagliato. E questo ci porta al prossimo errore. L'altro significato di succedere. Allora, sicuramente succeduto non si può mai utilizzare come participio passato del verbo succedere quando questo ha il significato di avvenire, accadere. Ma il verbo succedere ha anche un altro significato, e cioè quello di subentrare, prendere il posto lasciato vuoto da qualcun altro in una carica o un titolo. Si trova molto spesso con questo significato, per esempio nei libri di storia, quando vengono descritte le linee di successione al trono dei vari regni. Molti stranieri non sanno di questo secondo significato di succedere e fraintendono alcune frasi. Ebbene, lo ripeto, succeduto si usa come participio passato del verbo succedere solo se questo ha il significato di subentrare. Non dimenticatelo. Per esempio, dopo la morte del re, gli è succeduto sul trono il figlio maggiore. Ad Augusto, primo imperatore romano, successe Tiberio. Il padre è andato in pensione e nella direzione dell'azienda sono succeduti i 2 figli. Ha successo o è successo?
Sebbene queste due forme siano entrambe corrette, vogliono dire due cose molto diverse tra loro. Molti stranieri dicono ha successo come il passato prossimo del verbo succedere. Ma no, questo è un errore. Vediamo perché. La forma corretta del passato prossimo di succedere è successo. Quindi il verbo richiede l'ausiliare essere. Dunque dire è successo indica semplicemente che qualcosa è avvenuto nel passato. È successo un casino. Abbiamo scambiato i documenti di 2 clienti e ora sono arrabbiatissimi. Invece, in ha successo, successo non è il participio passato di succedere, ma è un sostantivo, un nome. Come nome, appunto, successo indica la buona riuscita di qualcosa, un esito favorevole, un risultato felice. Dunque, ha successo è la forma del presente di avere successo, che appunto significa riuscire in qualcosa, portare a casa un ottimo risultato. Luigi è estremamente capace, perciò ha molto successo nel suo lavoro. Quella band ha avuto successo in tutto il mondo sin da subito. Succedere e capitare. In tantissimi ci chiedete sempre: c'è una differenza tra succedere e capitare? Se sì, qual è? Allora, succedere e capitare sono in generale sinonimi in quanto indicano entrambi l'avvenire di un fatto. Però ci sono comunque delle sfumature di differenza. Allora, succedere, come abbiamo già visto prima, indica in generale l'avvenire di un fatto, però riporta solo questo, quindi è completamente neutro, non suggerisce nulla su come è avvenuto il fatto, sta solo riportando. Inoltre, si coniuga solo alla terza persona singolare o plurale. Durante la riunione è successo un casino. Lucia e Giorgia hanno litigato davanti a tutti e sono state allontanate dall'edificio. Nella vita, se pensi positivo, ti succederanno solo cose belle. Aveva inserito la spina nella presa elettrica, ma non succedeva niente. Perciò ha pensato che il frullatore fosse rotto. Capitare, invece, pone maggiormente l'attenzione sul fatto che quanto successo sia avvenuto per caso, accidentalmente oppure improvvisamente, senza che lo volessimo e senza che avessimo fatto nulla per farlo succedere. Quindi noi non c'entriamo nulla, non c'è il nostro desiderio, non c'è la nostra volontà, non c'è il nostro sforzo, il nostro impegno. E non è finita qua, c'è un'altra differenza, e cioè questo verbo, capitare, può essere coniugato in tutte le persone. E questo lo rende differente non solo da succedere, ma anche dagli altri sinonimi come avvenire, accadere, verificarsi, che invece si possono coniugare solo alla terza persona singolare o plurale. Questo perché infatti il soggetto del verbo capitare può anche essere una persona. Vediamo degli esempi. Non preoccuparti se non ricordavi bene le parole della canzone. Sono cose che capitano. Ti capita mai di svegliarti nel bel mezzo della notte pensando che sia tardissimo nella mattina? Camminando senza meta, sono capitata in una foresta e ho avuto paura perché pensavo di essermi persa e di non riuscire a tornare a casa.
È stato successo. Giusto o sbagliato? Molti stranieri usano la forma è stato successo come il passato prossimo di succedere. Ma chiaramente è sbagliato. Abbiamo già detto che il passato prossimo di succedere è successo. Così come l'imperfetto è succedeva e il trapassato prossimo è era successo. E allora, la forma è stato successo esiste comunque in italiano con un altro significato magari? No. In ogni caso si tratta sempre di un errore, non esiste in italiano. Infatti la forma verbale è stato successo ricorda un po' una forma passiva, ma succedere è un verbo intransitivo. Questo significa che non può mai reggere un complemento oggetto diretto, perché il fatto avvenuto sarà il soggetto della frase. Di conseguenza, è stato successo è sbagliato perché succedere, appunto, è intransitivo, è un verbo intransitivo, non avrà mai la forma passiva. Bene, tutto chiaro fino a questo momento? Spero veramente di sì. Spero che finalmente abbiate capito non soltanto che si tratta di errori, ma anche perché sono degli errori, così che possiate non commetterli mai più. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video e se avete voglia di vederne di più, magari su altri verbi molto molto comuni, proprio come il verbo succedere. Intanto, se vi piace appunto questo stile di video, potete guardare un altro molto simile e in quel video vi parlerò dei 5 errori più comuni commessi dagli stranieri con i verbi modali e lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com. Non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. E se il video vi è piaciuto sapete cosa fare, lasciate tanti mi piace, se ancora non lo avete fatto iscrivetevi a Lernamo, al nostro canale YouTube e con questa ho detto proprio tutto, quindi vi aspetto prestissimo in un nuovo video.